Ciao a tutti, come potete vedere sono a Franciacorta. Allora, in realtà non si capisce bene da qua che sono a Franciacorta, perché in realtà l'autodromo è di là, qua siamo nella parte sporca. E l'altro giorno il buon Luca Pedersoli qui di fianco a me mi chiama e mi dice: domani prepara tutta casco e vieni a girare. Facciamo: a girare dove? Che è a dicembre, cosa andiamo a fare? Oggi facciamo un training camp, una palestra della moto. Beh, diamo la parola a Roberto Locatelli, campione del mondo 125, che ha ideato questa disciplina che mancava, giusto? Il Loca Training Camp non è nient'altro che la palestra della moto, dove ognuno si può allenare. È una palestra della moto perché gli attrezzi non sono i famigerati bilancieri, ma sono le moto, il manubrio vero, quello con la manopola del gas, ma farlo con le RS, la Riding Evolution Style di Perotti, che sono le pit bike in 2.8 che si gira in 2 alla volta. Si passa poi nel mezzogiorno con le R3, le Yamaha 300, le Super Sport, per poi chiudere la giornata con lo stupendo Dirt track, perché tanti lo chiamano flat. No, questo è il dirt track. Perché? Perché si gira a destra e a sinistra, si può fare inversione di marcia, ce l'abbiamo qui alle spalle, e qui abbiamo a disposizione grandissime 3 Yamaha YZ 450F 4 tempi, tutte gommate con delle splendide Dunlop Mutan che servono appunto poco tarsellate per avere un filo di grip. è veramente molto utile. Comunque almeno si rimane in movimento tutto l'inverno. Andremo avanti anche in stagione, però lo scopo è una sorta di, come esiste la pre-sciistica, questa è la pre-motociclistica. Non è un corso, ma non è neanche una giostra dove ci si viene a cazzeggiare e divertirsi. Questo è un allenamento per chi corre, chi è un pilota. Anche dei amatori, buoni amatori, però di base bisogna andare almeno in pista con la moto, se no non... Figo, bene, partiamo. Bomba. Ok, la prima parte del camp sarà riscaldamento qui sopra. Questo è il Moto Trainer. Come avete visto è una piattaforma su cui mettete la moto. Non è un simulatore, infatti quello è un video che gira. Quello a cui serve questo Moto Trainer è, a parte far fiato, perché non sembra, ma fai una fatica boia, ma soprattutto può servire o per chi sta recuperando da un infortunio, quindi vuole provare a risalire sulla moto e capire se fisicamente è a posto, e può servire soprattutto a quelli come me che sono ancora agli inizi, che io ancora non ho imparato a fare bene il cambio di direzione e usare le gambe, ma uso ancora troppo le braccia. Ecco, ti accorgi che quando sali qui sopra, se usi le braccia la moto non si muove, sta ferma, quindi impari a usare bene le gambe. Il prossimo esercizio sarà Riding Evolution Style. Faremo gli 8 con le pit bike. Riding Evolution Style sta nel stare nella linea dei 40 cm con regolarità. Ogni 5 secondi si cambia direzione da destra a sinistra, ma il farlo bene è che ginocchio in terra sono tutto a destra, ginocchio in terra una volta cambiata direzione tutto a sinistra. Questo cambiare posizione, corpo, tronco, il pilota deve stare costante con il gas, deve essere bravo a non millimetricamente aprire e chiudere, Allenarsi a non andare a giocare col gas quando si fa cambiare direzione, nonostante ti sposti con tutto il corpo, perché la mano magari va dietro a quello che cambia direzione e quindi muove il gas. Quindi muove il gas. Figo. Locatelli, mondiale Moto 2, è così che si guida. Sì. Bene, finiti gli 8 con le pit bike, siamo passati al R3 dentro il cartodromo, un esercizio che conosco già. E con un'altra roba, sono tutti convinti che io passi le mie giornate qua a girare. In realtà è la terza, questa qui è la quarta volta che le uso.
L'R3 non è nient'altro che una moto non troppo potente perché è 300 di cilindrata. Dentro qua in una pista non troppo veloce cerchiamo di fare ancora pratica ed esercizio. Qui andiamo invece a cominciare a mettere in pista anche la guida da moto vera. Si può dire che girare con l'R3 qui dentro sia come girare col 1000 nelle piste grandi? Alla fine ci si stanca forse di più qua a fare un quarto d'ora che a fare un quarto d'ora con una moto grossa in una pista veloce. Tra l'altro qualcuno di voi avrà notato forse prima la ripresa 360. Non sto più usando la GoPro Fusion ma sto usando la Insta360 One X. È una novità assoluta, è uscita da pochissimo, questa è la prima volta che la provo sul campo, quindi sono davvero curioso di vedere come va rispetto alla GoPro Fusion. Yeah! Andiamo a farci visitare da uno bravo, noi tutti quanti. Dato che in tantissimi qualche mese fa nei commenti mi avete consigliato di provare la Insta360, beh, ho ascoltato i vostri consigli e ho preso la Insta360 One X e mi è appena arrivata, oggi è la prima volta che la provo, quindi vi darò le mie prime impressioni e nei prossimi giorni poi la testerò in maniera più approfondita e vi darò ulteriori aggiornamenti. Dopo la prima giornata posso dire che mi ha colpito molto e mi è piaciuta per tanti aspetti più della Fusion. Rispetto alla Fusion, come vedete, è più lunga, ma è più sottile e più piccola. Mentre la Fusion è parecchio più grossa e pesante, proprio una padella la Fusion. Ha una risoluzione maggiore, 5.7K contro i 5.2K della Fusion. Costa meno. Una cosa allucinante della Fusion è che col mio Huawei P20 Pro, che è uno dei telefoni top di gamma più potenti al mondo, non funzionava. Io per 6 mesi ho avuto questa telecamera e quando provavo a collegarla all'app, l'app mi diceva telecamera non supportata. Ora, a quanto pare con l'aggiornamento dell'app hanno aggiunto il supporto alla Fusion, ma ancora non sono riuscito a collegarlo. Al contrario, con la Insta360 apri l'app, colleghi il wifi e voilà. In pochi secondi è collegata e funzionante. Il software per PC della Insta360 One X è ancora in beta, quindi è ancora un po' lento, in fase di sviluppo, ma sicuramente funziona meglio di quello della GoPro Fusion. Una delle funzioni che ha questo software, per cui voglio dire grazie Insta, è quella che mi farà risparmiare un'ora di lavoro in ogni video. Vi spiego. La Insta360 One X, come la GoPro Fusion, ha all'interno dei giroscopi che registrano il movimento della telecamera. Con i dati registrati poi nel rispettivo software puoi stabilizzare il video per ottenere quell'effetto di telecamera giroscopica che vedete nei video. In pratica la telecamera si muove ma l'immagine resta dritta. Qual è il problema? Con la GoPro Fusion viene stabilizzato completamente tutto il movimento della telecamera. Quindi finché la moto va in piega, l'orizzonte resta orizzontale e va bene. Il problema è che viene stabilizzato anche questo movimento. Quindi quando la moto gira, l'immagine non segue la curva della moto, ma resta fissa a puntare un punto dell'orizzonte. E questo è semplicemente stupido, perché se tu monti la telecamera su un veicolo, su una bici, su di te mentre sci, ha senso che l'immagine segua il percorso che stai facendo e non che resti sempre puntato nella stessa direzione. Quindi con la Fusion cosa dovevo fare? Dovevo mettermi lì e per ogni curva di ogni giro io dovevo manualmente spostare l'inquadratura. Voi non avete idea di quanto tempo perdevo. Il software Insta invece ha una funzione chiamata Lock Direction che fa in modo che quando la monti su un veicolo l'immagine venga stabilizzata ma segua la direzione del veicolo. Un'altra cosa fantastica è che i file che produce la Insta sono molto più piccoli di quelli della Fusion, che per 25 minuti di video mi faceva dei file sopra i 100 giga. La qualità video la lascio giudicare a voi, posso dire che è ottima, devo ancora testarla in situazioni tipo luce scarsa, eccetera, eccetera. Le uniche cose in cui pecca un po' sono la batteria, che non si può avere la botte piena la moglie ubriaca perché batteria Insta, batteria Fusion 1200 mAh contro 2620 mAh, capite che è ovvio che questa dura molto di più. Questa dura meno di un'ora, quindi consiglio ovviamente di comprare la batteria aggiuntiva. E l'altra cosa che non mi ha convinto tanto è l'audio. Nella Fusion l'audio è più naturale, ai bassi, è più corposo. In questa invece mancano un po' i bassi ed è un po' più cheap.
magari con qualche aggiornamento firmware lo miglioreranno. Questo è tutto, posso dire che per ora questa Insta360 One X mi ha colpito molto e se siete interessati all'acquisto ho lasciato qui sotto il link. Ci sono tantissime altre funzioni, come dicevo aspettatevi un video update su questa action camera. Dopo questa breve parentesi tecnica torniamo a dare gas al camp. Sei un po' lento. Dove? A quei cali magari nelle S, così nelle parti dove chiaramente devi decelerare di più, ti blocchi un po'. No, più che altro che magari arrivi veloce, rallenti poco, scorri dentro e poi dopo ti trovi troppo Largo l'uscita. no, troppo veloce e devi girare subito. Sì, sì. Si è chiusa piano. Oh, non riesco mai a cadere di high side, sempre l'anteriore. Meno male. Allora, tutto quel pezzo là devi usare una marcia in più. Terza? Adesso te lo dico. Terza? Tutta terza. Motore buono, ce n'è di coppia. Bene, per l'ultimo esercizio del camp, come vedete ci si sporca perché siamo sullo sterrato e faremo quello che volgarmente chiamano flat track, ma in realtà mi dicono dalla regia che si chiama dirt track. Sono due discipline diverse semplicemente. Devo dire che questo camp è una figata pazzesca e è geniale come idea. Perché? Perché il pilota non deve più pensare allo sbattimento di carica la moto, carica il furgone, prendi, vai, scarica la moto, gira, torna a casa, carica la moto. Qua arrivi, trovi tutto pronto, giri, hai 3 discipline diverse, ti alleni insieme ad altri. È geniale, è quello che ci mancava, quello che ci voleva. Vedete qua non si usa il tassello, ma si usa il tassellino. Come si chiamano queste gomme? Queste qua sono le Dunlop, le Mutant. E qua si va via di traversi che è una meraviglia. Sì, però va veramente forte. Figo, La figo. da cross, YZ a 4,5 fa paura. Si vola. Si vola! Ok, sto per entrare, a parte quella volta alla Heroes Race in cui ho guidato un cross per 3 minuti e quella volta che ho fatto enduro con Fede Perlam, non ho mai guidato niente del genere. Mi hanno detto che è faticosissimo e difficilissimo, quindi mi metto il casco e dentro. Mamma mia! È lo sport più faticoso del mondo sta roba. Figo, le braccia a pezzi. E tu pensa che quelli là si fanno la 100 km a fine anno? Fuori di testa, malati. A parte il fatto che siamo due dementi perché siamo qua col casco integrale. Io non ce l'ho quello da cross. Io l'ho dimenticato. Gli davi delle belle manate di gas. La sentivo Sì, muoversi sì, sì. dietro. Che figata! È troppo bello. Sai cos'è la cosa bella? Che non si fa fatica. Carica di fuori. Dimmi qualcosa. Io non pensavo potesse essere così stancante. Fai tanta fatica, le braccia, gli avambracci, una roba. Adoperi anche i lobi delle orecchie, mi sa. No, la cosa veramente bella è che fai una sensibilità pazzesca, Certo, impari certo. a gestire il Certo. fatto che ti parte da tutte le parti. Devi riprenderla. E l'altra cosa figa è che, come dicevi, in vari punti della pista cambia il tipo di terreno. Cambia il terreno. C'hai fango, terra, sabbia, Un po' di erba. erba. Bassa ma un po' di erba.
sono capace, Fabri. Sai che una volta ho visto una cosa sconvolgente, l'ha accesa con la mano. Con la mano l'ha Questo accesa. devi pubblicarlo. È matto! Ce l'hai filmato? Quindi? Scendi. Basta. T'ho ammazzato troppe volte. Tu prima hai cercato di ucciderci. No, ascolta. Specialmente Nasca. La traiettoria, fratello. Se tu sei lì da pascolare. Eri nella linea ideale. Tutti i posti che Io ho ci detto, sono boh, lì- si fermerà, no? Wow, bene, posso dire che questo camp è una figata pazzesca, perché sia per i piloti professionisti, sia per i piloti amatoriali, sia per gli amatori, è un modo eccezionale per tenersi in forma, allenarsi, migliorare e provare tante discipline diverse in una stessa giornata, senza tutti gli sbattimenti dell'avere la moto. Il camp sarà organizzato o in giornate singole o in pacchetti addirittura da 3 o 5 giorni, quindi anche dall'estero si può venire a fare questo camp. Ci dico solo che c'è un ragazzo che verrà dalla Corea del Sud per farsi 5 giorni. Se volete avere informazioni su questo camp, ho lasciato qui sotto tutti i contatti a cui potrete chiedere tutte le info su date, modalità, prezzi, eccetera, eccetera. Bene, come sempre, grazie per aver visto questo video e ci vediamo ai prossimi video. Bye bye!